Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi parleremo di manicure. No, parleremo del set di lime e di raspe della Parkside che ho comprato alla Lidl il 25 febbraio del 2021 a 7,99 €. 7,99 € il set per il legno, 7,99 € il set per il metallo. Sono delle lime che funzionano bene, io già ne possiedo tantissime, mi mancavano la raspa tonda e la raspa piatta. Vi farò vedere ora quali sono i vantaggi di avere questi due tipi di raspa rispetto a quella semitonda, e ora le proveremo anche per vedere la qualità. Quindi iniziamo e mettiamole subito alla prova. I due set comprendono 3 pezzi, un modello tondo, un modello semitondo ed un modello piatto, sia per le lime che per le raspe. Queste sono per il legno, queste invece sono per metallo, plastica, insomma tutti i materiali che possono essere limati. La cosa che mi è piaciuta di questo set è il fatto che abbia una raspa completamente piatta e una raspa completamente tonda. Quindi ho scelto di acquistare questi set proprio perché mi mancavano la raspa tonda e la raspa piatta, avevo solamente raspa semitonda. Poi ho comprato anche questo set di lime perché ho intenzione di portarle a casa, avendo già garage e laboratorio, il piccolo stanzino di casa mia. Ma vediamole per bene. E allora, quello che sto per dirvi è valido per tutti e 6 i pezzi. Hanno un'impugnatura rivestita con una gomma rossa, abbastanza morbida, che offre un buon grip. Sulla parte posteriore abbiamo questo foro che ci serve per appenderle. Il materiale è abbastanza resistente, è metallo. Le parti taglienti sono abbastanza affilate, mi sembrano ben fatte, non ci sono sbavature o difetti di alcun tipo. Tutti i tipi, sia le lime che le raspe, sono di taglio 2, quindi praticamente una semidolce. Comunque serve a sgrossare, non sono le lime e le raspe più fini che esistono. Certo, per fare dei lavori di fino sarebbe necessario avere delle lime e delle raspe con dei taglienti più fini, ma questo set contiene solamente lime e raspe numero 2. Adesso le guarderemo un po' tutte da vicino mettendole alla prova. Vi ricordo che questo non è un tutorial, però vi parlerò di come sono abituato ad utilizzarle io e di come secondo me le lime vanno utilizzate. Allora, la lima piatta serve a limare appunto eventuali sporgenze oppure a rendere piana una superficie che non è regolare. In questo caso, come potete vedere, ci sono queste sporgenze su questa barra in alluminio. Utilizzo questo materiale dolce anche per sbrigarci, e per poter limare dobbiamo utilizzare due mani, quindi una mano serve a tenere l'impugnatura, l'altra mano invece va tenuta sulla parte frontale. L'impugnatura tonda ci permette, nei casi in cui dobbiamo lavorare su superfici che non siano posizionate in modo agevole, di impugnare comodamente senza avere la difficoltà di un'impugnatura piatta che ci costringerebbe ad afferrarla in modo scomodo. Va bene per altri tipi di lavori, però secondo me l'impugnatura rotonda è molto più semplice. Quindi le lime lavorano sempre in avanti. Questa lima della Parkside, inoltre, rispetto per esempio a questa, ha un lato piccolo con gli intagli e l'altro no. Invece questa, per esempio, ha gli intagli da entrambi i lati. E questo è comodissimo quando dobbiamo limare una superficie e non vogliamo intaccare la zona perpendicolare a quella sulla quale stiamo lavorando. Infatti, se io limassi questa zona in questo modo, automaticamente limerei anche quest'altro lato, perché la parte con gli intagli andrebbe a strofinare. In questo modo invece, essendo liscia, con questa possiamo limare solamente la parte che ci interessa, quindi questa, senza interessare quest'altra. Quindi è abbastanza comoda perché ci permette di avere una buona versatilità in base a dove dobbiamo lavorare, ruotiamo da uno o dall'altro lato. Adesso vediamo la lima semitonda. Questa ci permette di lavorare come la lima piatta su zone nelle quali dobbiamo limare in questo modo, quindi riusciamo a ottenere un buon risultato. Però se dovessimo limare una zona come questa, come vedete, non riusciremmo a toccare, quindi ci permette la parte semitonda di lavorare perfettamente in zone concave. La parte piatta invece ci permette di lavorare sia su zone piatte, che nel caso in cui ci siano realtà come queste, mentre una lima piatta non riuscirebbe ad arrivare all'angolo, con questa semitonda riusciremo a lavorare tranquillamente, arrivando anche all'angolo perfetto, quindi a limare perfettamente la zona. La lima tonda invece è per utilizzi più svariati. Ci può servire sia per limare, andando in diagonale possiamo limare una superficie anche se non abbiamo il massimo della regolarità,
però riusciamo ad asportare sporgenze, eccetera. Possiamo creare eventualmente delle piccole asole su fori già esistenti, oppure crearne di nuove semplicemente agendo sulla superficie che ci interessa limare. Quindi in questo modo riusciamo a ottenere eventualmente una forma perfettamente rotonda, che poi in questo caso, avendo una sporgenza, riusciamo ad intervenire con un'altra lima e rimuovere completamente. Lasciamo fare alla nostra fantasia con tutta questa varietà di lime, riusciamo a ottenere dei risultati davvero molto soddisfacenti un po' in ogni campo, e vanno bene sia ovviamente sulla plastica, sul metallo, sia metallo duro che metallo morbido, eccetera. Vediamo se queste lime riescono a lavorare anche su ferro, acciaio, carbonio, e riusciamo a rimuovere per esempio questi schizzi di saldatura, a limare qualche parte. Come vedete già sta riuscendo a rimuoverlo, mi sto accorgendo però che l'esposizione non è proprio il massimo, quindi regolo l'inquadratura. Ok, ho regolato l'inquadratura, spero che così vada meglio. Quindi questo è il cordone di saldatura che stavo rimuovendo. Ok, e come vedete sono riuscito a rimuovere praticamente del tutto il cordone di saldatura e gli schizzi, venuto perfettamente liscio, così si vede ancora meglio. Ovviamente la stessa cosa possiamo farla dalla parte più sottile. Stesso discorso per la lima tonda. Ovviamente stesso identico discorso per quanto riguarda le raspe per il legno. Questo è Timoè o Iroko, no, è Timoè. Faccio una prova con la raspa piatta, questa a differenza di quella per il metallo non ha gli intagli sulle parti più sottili, quindi vado in questo modo. E riesce ad arrotondare perfettamente, ad asportare il materiale. Ovviamente la raspa è un lavoro grezzo, quindi poi per dare un po' più di finezza bisogna passare un po' di carta vetrata, comunque andarci in modo più leggero, in modo da ottenere una finitura più fine. E il fatto di avere la parte liscia, quella più sottile, ci permette di lavorare anche negli angoli, altrimenti rovineremmo anche questa parte. Con una raspa invece semitonda, questa zona andrebbe a limare l'angolo. Come vedete andiamo a scavare con questa anche la parte che non è interessata, quindi per questo motivo dovremmo usare quella piatta e a me mancava. Ovviamente possiamo utilizzare la parte semitonda per ottenere delle cavità nel caso in cui dobbiamo crearle, o per lavorare su cavità già esistenti. Quindi sono riuscito a ottenere questa cavità. La stessa cosa per quanto riguarda quella tonda, come abbiamo fatto con il metallo. In questo caso possiamo realizzare delle asolature su fori già esistenti, oppure creare delle scavature. Io per esempio sto creando un arco con alcuni tipi di legno, un arco olimpico, e ho necessità di questa raspa assolutamente tonda per creare l'invito dove mettere la corda dell'arco.
La comodità di una raspatonda è il fatto che nel caso in cui si vadano riempiendo i taglienti dei materiali, possiamo ruotarla. Man mano che la utilizziamo, ruotandola, avremo sempre una superficie pronta a lavorare. Tra l'altro, tornando indietro in questo modo, senza fare eccessiva pressione, comunque puliremmo la parte tagliente, liberandola da ciò che la sta intasando. E sembra che anche questa vada abbastanza bene. Infine la raspa, che sia quella semitonda o che sia quella piatta, può essere utile anche per allisciare delle superfici che siano così ruvide o malandate. Ovviamente più leggeri si lavora, più la superficie verrà liscia, altrimenti c'è il rischio di creare proprio il graffio dei denti, perché sono davvero molto aggressivi. Questa superficie per esempio è davvero molto irregolare, tutta danneggiata, e con una raspa piatta riuscirei a rendere la superficie più omogenea senza alcun problema. Ovviamente tutto ciò non è paragonabile assolutamente all'utilizzo di una levigatrice ad esempio orbitale, a nastro, eccetera. Completamente diverso da come era prima a com'è adesso. E allora ragazzi, cosa dire di queste lime, queste raspe della Parkside? Come abbiamo visto funzionano bene, hanno una buona impugnatura che non stanca la mano, perché posso assicurarvi che dopo che si lavora un bel po' ci si stanca la mano. Un'altra cosa che non vi ho detto durante il video è quella che eventualmente, dato che bisogna mettere la mano sulla parte alta, si potrebbe fare un giro di nastro carta sulla parte nella quale andremo a appoggiare la nostra mano, altrimenti soprattutto con le raspe potremmo graffiarci. Per quanto riguarda il legno, questo Timoè è un legno abbastanza duro, è riuscito ad asportare il materiale perfettamente, ad arrotondare gli angoli perfettamente, ovviamente poi perfettamente il loro lavoro. La manualità di ognuno di noi poi ovviamente fa sì che il risultato sia più o meno accettabile. Lo stesso per quanto riguarda l'alluminio, è riuscito tranquillamente ad arrotondare quest'angolo, a crearlo e poi arrotondarlo con l'altra lima. Abbiamo visto che riesce ad inserirsi perfettamente in ogni angolo. Questo pezzo proviene da una staffa che regge un altoparlante che ormai non funziona più e si è prestato perfettamente per gli angoli che ha a fare gli esempi. E come avete visto, a quello che riuscivo a fare con un tipo di lima non riuscivo a fare con l'altro, quindi diciamo che è un set abbastanza versatile e che funziona abbastanza bene. Ovviamente i professionisti hanno delle lime molto più buone, io ho delle lime, solamente lime economiche. Il modo corretto di utilizzarlo è quello di non imprimere forza solo da un lato o dall'altro, ma andare avanti con entrambe le mani spingendo in modo omogeneo e ovviamente imprimendo più forza quando si va in avanti. Quando si va indietro, come vi ho detto, serve più che altro per pulire gli intagli. Comunque, se avete altri tipi di raspe e di lime e questo video lo avete seguito fino in fondo, possibilmente qualcosa che ho preso durante i miei anni di fai da te spero di averlo anche trasferito a voi, quindi se non conoscevate questi 4 consigli magari ne farete tesoro. Detto questo, vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace al video se vi è piaciuto, lo avete ritenuto utile o anche se vi ha fatto semplicemente compagnia. Mettete anche il segno di spunta sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!